Ciao a tutti, finalmente un nuovo video a tema camper e finalmente il video che avevo promesso, quello dove parlo della vita in camper di giorno, o perlomeno giorno, sera, ma più che altro della vita in camper come temperatura, sotto l'aspetto della temperatura. Sapete che dal 1° di gennaio sono residente, diciamo, in camper e di giorno vado a lavorare nella ex casa. Di giorno non sto molto qui perché per via della mancanza di elettricità, come avevamo visto in un altro video. Quel poco che sto qui non ho avuto problemi di temperatura. Allora, sono rimasto qui per esempio anche la sera con temperature fino a -6 gradi qui dentro. -6 è successo solo una volta, più di una volta fino a -4 la sera. Questo è successo i primi giorni di dicembre, i primi 5-6 giorni di dicembre, cioè quei giorni in cui c'era stato quel problema che ero venuto qua ma poi il computer non funzionava, quindi eccetera eccetera, che abbiamo già visto in un altro video. Vi spiego come faccio a resistere senza riscaldamento a quelle temperature qui senza avere problemi. Senza problemi vuol dire non avendo freddo, ma certo non avendo caldo, visto che non ho riscaldamento, però riuscendo a resistere, insomma, senza averne come si può dire, un danno, ecco, diciamo, alla salute o in qualche altro modo. Prima di tutto l'abbigliamento, ovviamente. Sono vestito sempre con 2 strati di felpe e 2 strati di pantaloni in pile, felpe in pile e pantaloni in pile. In questo caso ce n'è una in cotone, vabbè, però di solito sono in pile. I guanti, i soliti guanti senza dita che mi danno la possibilità di scrivere facilmente con il computer, ma mi tengono la mano al caldo, anche se poi le punte delle dita si raffreddano. La sera tardi, e soprattutto con quelle temperature che ho accennato, quindi fino a -4 gradi, uso un sistema che ho notato veniva usato e penso che venga usato ancora oggi nelle tribù degli indiani d'America. Le tribù degli indiani d'America che vivono nell'America, nel Nord America a nord, nelle zone del nord, quindi nei posti dove l'inverno c'è freddo, quindi più o meno come qui da noi, anche un po' più freddo. Sapete che sono tribù sociali, quindi passano la sera all'esterno delle loro tende a chiacchierare intorno al fuoco, eccetera. Però in climi freddi usano un sistema per coprirsi molto interessante, che un po' diciamo assomiglia a quello che uso io. Ve ne mostro qualche foto. Quello che faccio io praticamente è, una volta seduto qua sulla dinette, praticamente uso 2 coperte in pile, che purtroppo non sono tanto grosse ma van bene. 2 coperte in pile, di cui una piegata in 4 parti, quindi 4 strati, e appoggiata sulle gambe, per tenere calde le cosce e le ginocchia, perché praticamente è la parte che si raffredda di più. E l'altra coperta in pile sulle spalle o addirittura sulla testa, diciamo a mo' di poncio, in modo che non appoggi sul corpo, cioè senza stringerla, che sia larga. Questo perché
da una, che poi è un po' il sistema appunto di questi indiani d'America, quello che avete visto nella foto, mutuato da alcune informazioni che ho tirato fuori da persone appassionate di sopravvivenza, cose così. L'importante di coprirsi a strati non è tanto la quantità di strati, ma il fatto che tra uno strato e l'altro ci sia dell'aria. È questo che dà la tenuta termica. Ecco perché allora la coperta che io metto o sulle spalle oppure sulla testa, a seconda della temperatura, perché quando arrivo a meno 4 gradi la metto anche sulla testa, oppure la appoggio e tengo il cappuccio sollevato di una felpa e la appoggio sopra quella. Il fatto di tenere la coperta in questo modo, quindi cercare di non farla appoggiare sulle spalle, di non farla appoggiare sul torace o sulla schiena, dà proprio il modo di avere aria che fa da isolante termico verso l'esterno. L'unica, poi mentre sono alla dinette con il computer a lavorare, parlo sempre di questi primi giorni di dicembre in cui mi è capitato di stare con temperature così basse, la mano sinistra, quindi non usa il mouse, sono destro, quindi uso il mouse con la destra, la mano sinistra, dicevo, la tenevo in tasca della felpa, quindi al caldo, e la facevo uscire solo quando mi serviva a scrivere, quindi per poco tempo, e quindi non faceva tempo a raffreddarsi. La mano destra però, dovendo stare fuori all'aperto più tempo e usare il mouse, mi si raffreddava. Allora ho congegnato anche per quello una copertura, diciamo una specie, un po' come se qualcuno di voi è stato in moto, quei guanti che si usano in moto, che fasciano tutta la manopola e il freno e che hanno dentro la mano, praticamente il guanto ti copre, è un guantone, diciamo, non mi ricordo, hanno un termine tecnico, non mi ricordo come si chiamano, comunque chi è stato in moto li conosce, dove la manopola e il freno rimangono dentro il guanto copre tutta la manopola eccetera, quindi la mano rimane dentro questa copertura, di solito dentro al pelo anche. Diciamo che sulla base di quell'idea ho fatto qualcosa di simile per il mouse. Ho trovato un tessuto in cui da usare per avvolgere il tappetino del mouse, quindi il mouse era sotto e la mano all'interno di questo coprimano, diciamo, e in questo modo dopo un po' dentro lì si crea del calore dato dalla mano che emana calore, e quindi la mano non si congelava. Un'ultima parte da coprire è il viso. Ho notato che il viso si raffredda dal naso al mento, ma non sopra, quindi facile, una sciarpa e respirando normalmente, anche senza coprire con la sciarpa il naso, ma solo coprendo sotto il naso quando respira scalda la sciarpa che tiene caldo la parte sotto del viso, quindi anche lì soluzione facile, quindi quando la temperatura è molto bassa basta una sciarpa. L'ultima cosa che ho fatto per stare bene riguarda i piedi. Piedi ovviamente sono a contatto con il pavimento per ora ancora non ho tappeti, penso di mettere dei tappeti più avanti, così ci sarà uno strato in più che eviterà il freddo del pavimento di toccare la suola delle scarpe. Cosa succede? Che se la suola delle scarpe è aderente al pavimento, il freddo del pavimento si trasferisce facilmente alla suola delle scarpe e quindi anche ai piedi, malgrado abbia 2 paia di calze, ma non c'è aria tra i 2 strati di calze e la scarpa, quindi
è come non averle. Allora cosa ho pensato di fare? Invece di tenere i piedi piatti a terra, appoggiati a terra, normalmente, ho pensato di tenerli in questo modo. In questo modo, come vedete, la parte che tocca per terra è molto poca come superficie, quindi il trasferimento di freddo dal pavimento verso la suola è molto poco, il che vuol dire che siccome all'interno il piede comunque emana calore, il calore che emana il piede è in quantità superiore al freddo che passa attraverso questo piccolo lembo di suola. Questo mi ha permesso di tenere i piedi a caldo. Praticamente dopo un po' i piedi stanno caldi perché appunto il freddo non passa dal pavimento alla scarpa, alla suola, perché la suola è sollevata. Questi quindi sono i trucchi che ho utilizzato. Ora, come dicevo, sono stato qua dai primi di dicembre fino ad oggi, qualche giorno, una decina di giorni, non di più, durante la giornata, poi sempre una decina, quindicina di giorni la sera prima di andare a letto. Le altre volte invece arrivo e vado a letto direttamente, perché tipicamente se ho da fare, faccio tardi, diciamo al lavoro, poi arrivo qui solo per dormire, e quindi in quei casi non me ne preoccupo. Ecco che quindi in pratica sto al caldo. Con questi accorgimenti tutto il corpo, tutte le varie parti del corpo che si potrebbero raffreddare sono al caldo, quindi nelle sere che ho passato qui non ho sofferto il freddo. Ripeto, non ho caldo perché non ho riscaldamento, però non ho sofferto il freddo. Ovviamente questa non è una situazione a cui miro, ovviamente voglio più calore, quindi quando riuscirò, quando avrò abbastanza elettricità, scalderò l'ambiente, eccetera. Però mi fa piacere, diciamo, è un'informazione utile sapere che a queste temperature comunque riuscirei a resistere. Prendete per esempio il caso in cui a un certo punto io sia in giro tranquillo e mi si guasti qualcosa che riguarda il riscaldamento, quindi rimanere senza riscaldamento normalmente mi avrebbe preoccupato, invece con le prove che ho fatto so che posso arrivare anche fino a meno 2, meno 4 gradi senza soffrire troppo il freddo, quindi riuscendo a stare qua in camper anche con temperature piuttosto basse, insomma. L'idea è quella che chiunque con abbastanza combustibile può scaldare e stare bene, però è meglio sapere che se si rimane senza combustibile, che sia elettricità che sia altro combustibile, si riesce a sopravvivere comunque, non ci si trova in difficoltà. Il bello è che quando, come non sono stati molti i giorni in cui c'è stato sole, ma i giorni in cui c'è sole, anche se fuori fa molto freddo, tipo anche meno 2, anche meno 4 gradi, qui all'interno, sotto il sole, il camper si scalda molto. Ho visto che durante i periodi freddi, tipo diciamo sotto zero, se non c'è sole più o meno la temperatura interna è quella esterna. Se c'è sole ci sono dai 6 agli 8 gradi in più all'interno. Scusate, se c'è sole coperto, quindi sole che va e che viene, ci sono 6-8 gradi in più all'interno. Se invece c'è un bel sole, un sole fisso, diciamo non coperto, si riesce ad arrivare addirittura anche a 15-18 gradi in più all'interno. Cioè io ho visto fino a 18-20 gradi all'interno del camper con il termometro che ho qui, che non so se è giusto, però sembra giusto.
anche se fuori ci sono appunto pochi gradi, quindi in linea di massima se non è coperto qui dentro sta sempre abbastanza bene, quindi non c'è da soffrire il freddo, malgrado non uso il riscaldamento. In realtà io sono stato qua poco e quindi il freddo l'ho sofferto comunque, perché dove lavoro, cioè la ex casa, lì invece c'è sempre freddo, sempre, anche in pieno sole, la casa non si scalda perché i muri sono vecchi e sono molto freddi e molto umidi. Quindi oltre ad essere fredda la casa si sente molto il freddo lì. Quindi speriamo di riuscire a fare prima possibile i lavori qua dell'elettricità, perché starei sicuramente molto meglio qui che non a casa, nella ex casa, a lavorare. Preferirei stare qua se avessi abbastanza corrente, abbastanza elettricità. Direi che per questo video è tutto, quindi un piccolo aggiornamento appunto su come sto all'interno del camper. E niente, ci sentiamo alla prossima, magari se riesco, tanto per fare due risate vi parlo di computer, che avevo detto avrei fatto un altro video su quel tema. E, e poi vedremo c'ho altri video da fare. Ok, come al solito grazie a tutti delle visualizzazioni, grazie dei commenti e dei consigli e, e di tutta la cortesia che mi dimostrate e la preoccupazione anche quando mi chiedete se ho freddo, se vi preoccupate della notte, eccetera, così. La notte è sempre il massimo, come avevo detto nella puntata apposta, dormire qui è forte, è veramente bello dormire qua, molto più caldo che a casa, qua dormo veramente bene. Bene, dicevo, per questo video è tutto, grazie a tutti di tutto quello che, che fate, che dimostrate per il canale, e un saluto a tutti, ai prossimi video, ciao a tutti.